Stai ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. 9:15 minuti, ultima fascia dell'informazione di questa mattina in Newsline su Controradio, ma anche su Controradio TV. Siamo sempre anche sui nostri canali cross mediali. Dopo la sindaca di Firenze un cambio di palco, possiamo dire, e anche di tematica. Siamo alla scoperta dei master di architettura dell'Università di Firenze. Lo facciamo con il professor Stefano Follesa, ben trovato, associato del Dipartimento di Architettura e coordinatore del master in Interior Design. Buongiorno. E l'ingegner Carlo Biagini, professore associato di disegno presso il Dipartimento di Architettura e coordinatore del corso master in BIM per la gestione dei processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti. Buongiorno. Tematiche molto interessanti anche per le prospettive in relazione anche alle riflessioni che facevamo sul futuro, sulla visione urbanistica di Firenze, ma non solo. Professor Follesa, che opportunità è quella del master in Interior Design e quali le finalità? A chi potrebbe essere rivolto? Allora, è un master di primo livello, quindi è un master aperto sia agli studenti che si laureano, che hanno una laurea triennale, sia agli studenti che hanno una laurea magistrale. È un master che mette insieme le competenze degli architetti sul sistema degli spazi e le competenze dei designer sul sistema degli arredi e degli oggetti. L'obiettivo è quello di formare persone che abbiano competenza sulla trasformazione degli spazi, quindi mettendo insieme queste due skill, quelle legate agli spazi, quelle legate agli oggetti, e che poi possono trovare applicazioni in moltissimi ambiti, perché l'interior design ha tantissimi ambiti di applicazione che vanno dall'exhibit al retail, allo spazio abitativo, allo spazio urbano, sempre di più. Ecco, quali sono anche le sfide che poi vengono articolate in questo corso rispetto alle possibilità di un'offerta che forse non conosciamo neanche per gli ambiti in cui può essere applicata? Allora, noi stiamo attraversando un periodo di grandi trasformazioni legate moltissimo a tutto il tema dell'intelligenza artificiale, a quello che sta accadendo. Ormai la nostra vita è una vita che si muove sempre di più in una dimensione ibrida tra la dimensione fisica e la dimensione virtuale. Il master cerca di affrontare questa trasformazione del nostro modo di vivere e cerca di capire come queste trasformazioni si applicano nei vari ambiti dell'interior. Allora, se un po' più induttivo può essere, no, il titolo del master in Interior Design, il professor Biagini, BIM per la gestione dei processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, necessita di una spiegazione maggiore. Allora, innanzitutto il BIM è un acronimo che viene dal mondo anglosassone e sta per Building Information Modeling. Questa è una tecnologia innovativa nell'ambito della digitalizzazione del processo edilizio, che ormai si è affermata da alcuni anni e, diciamo così, nel nostro mondo delle costruzioni, dell'architettura, dell'ingegneria è già conosciuto, e quindi tende proprio all'utilizzo questa tecnologia di modelli digitali per la gestione dell'informazione del progetto, ma anche per simulare le prestazioni dell'edificio, quindi parlo prestazioni energetiche, prestazioni sismiche, comportamento sismico, gestione del cantiere, della sicurezza, e quindi attraverso proprio le informazioni digitali contenute all'interno dei modelli digitali che vengono realizzati dai professionisti si può appunto incrementare la qualità del processo edilizio, ridurre i tempi di attuazione, ridurre i costi, quindi diciamo così un miglioramento senz'altro di tutta la filiera del settore delle costruzioni e che chiaramente offre tantissime opportunità di lavoro, soprattutto per le giovani generazioni. Anche perché appunto, come accennavamo con il professor Follesa, le sfide non possono non essere recepite e declinate in termini formativi, cioè la professionalità è importante per poter incidere su una sostenibilità futura. Certo, poi soprattutto questo BIM, cioè proprio l'obiettivo di formare questi tecnici che
diciamo sono architetti, ingegneri, questo è un master di secondo livello, quindi aperto a ingegneri e architetti con laurea magistrale, e proprio tendono a formarli per entrare proprio in questo processo digitalizzato delle costruzioni, che è un processo complesso che ha necessità di un'ulteriore formazione rispetto a quella già importante che è stata conseguita nei corsi magistrali di laurea tradizionale, diciamo fra virgolette. Quindi questo master tende proprio a facilitare l'ingresso in questo mondo che, fra l'altro, consideriamo da quest'anno la nuova legge sul codice degli appalti pubblici prevede l'obbligatorietà dell'applicazione di queste metodologie, per cui è ancora più importante per i giovani entrare, insomma, avere una formazione specifica su questo aspetto. E allora, queste sono due davvero offerte che arricchiscono il patrimonio di master del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. Spesso diciamo l'offerta c'è, ma è poco conosciuta, non si riesce a intercettare quello che può essere un interesse ancora non scoperto dallo stesso studente, dalla stessa studentessa o da un professionista. È vero, professore? Sì, assolutamente. L'obiettivo dei master, i master sono professionalizzanti, per cui l'obiettivo è quello di passare da una formazione universitaria a quello che è il mondo del lavoro. Tant'è che noi quest'anno addirittura abbiamo aggiunto un piccolo modulo di job placement proprio per favorire questo confronto col mondo del lavoro. Però l'obiettivo è fondamentalmente quello. Che tipo di risposta anche in un raggiungimento poi della qualifica in termini di soddisfazione, di sbocchi professionali state registrando? Allora, noi siamo al 12° anno quest'anno con il nostro master. Abbiamo un gruppo di ragazzi che normalmente arrivano dalle diverse università italiane e una percentuale di circa un 10-15% che arrivano da università estere. I ragazzi che hanno frequentato il master nelle scorse edizioni quasi tutti stanno lavorando, perché l'offerta del lavoro in quest'ambito è molto ampia, per cui diciamo noi siamo molto soddisfatti di quello che sta accadendo. Vogliamo dare anche dei parametri di riferimento per quanto riguarda possibili scadenze per poter fare domanda? Allora, noi abbiamo una scadenza che è il 9 del mese di gennaio, quindi trovano tutte le informazioni sia all'interno del nostro sito web, sia all'interno del sito web dell'Università di Firenze, dove entrambi i master sono ben pubblicizzati. Il master si articolerà da febbraio? Il nostro sta già partendo, okay. Per cui partiamo adesso e finiamo la didattica dei 6 moduli nel mese di luglio. E questo per quanto riguarda anche una informazione di carattere temporale, anche per quanto riguarda BIM, professore? Allora, diciamo anche noi le scadenze delle iscrizioni noi ancora dobbiamo inizieremo l'ultima settimana di febbraio. Le scadenze, la domanda di iscrizione può essere presentata fino al 9 gennaio, per cui è un percorso che si sviluppa in tutto l'anno, diciamo a partire da febbraio fino ad ottobre. Importante, diciamo così, perché si vuol facilitare anche la partecipazione di professionisti già magari che hanno un'attività, uno studio, e quindi anche questo, parlavo di giovani professionisti, ma anche di professionisti già che hanno un'esperienza però non in questo campo, e quindi possono ovviamente allinearsi anche loro a questi nuovi standard. E quindi per questo motivo abbiamo pensato di limitare le lezioni al venerdì e il sabato, il venerdì in presenza e comunque online, e il sabato online la mattina soltanto, proprio per garantire una opportunità anche a chi ha già un'attività professionale in atto e quindi non potrebbe senz'altro seguire a tempo pieno la didattica. Un'ultima domanda, professor Forlesa: i moduli che voi proponete vengono scelti sin dal momento dell'iscrizione? C'è un percorso? No, c'è un percorso abbastanza obbligato, perché noi abbiamo 6 moduli. I primi 2 moduli sono moduli formativi, uno sul sistema degli spazi e uno sul sistema degli arredi, perché l'abitare si compone di questi 2 elementi: da un lato tutto il sistema dell'organizzazione spaziale, tutto il sistema che può far funzionare questi spazi. I 4 moduli successivi sono moduli tematici che riguardano ambiti specifici dell'interior design, per cui abbiamo un modulo sull'exhibit, un modulo sull'abitare privato, un modulo sul retail e un modulo sull'urban design.
perché sempre di più si sta delineando un ruolo dell'interior design, anche se la parola interior può imbrogliare, anche sugli spazi esterni. Questo è molto interessante e anche molto affascinante. È per addetti ai lavori, insomma, e giovani che aspirano a queste professioni, ma coinvolge tutta la comunità, perché lo sviluppo di queste tematiche nella loro declinazione poi urbanistica, edilizia, insomma di arredo davvero ci coinvolge tutti e tutte. Abbiamo voluto darvi uno spaccato dell'offerta che è messa in campo per questi master di secondo livello. Per quanto riguarda il BIM, informazioni su ibimunifi.it, e invece per l'altro Master Interior Design unifi.com, e comunque dal sito d'Ateneo del Dipartimento di Architettura trovate tutte le informazioni. Ringrazio i nostri ospiti, il professor Follese e il professor Biagini, per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie. 9:25 minuti, la Newsline termina qui, ci risentiamo con le notizie alle 12:45, rimanete aggiornati anche sui nostri canali cross mediali. Dalla redazione di Controradio l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto. Stai ascoltando Controradio. FM, DAB, streaming, social, web. Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.